Salve a tutti, sono Gianluca Landi e vi voglio presentare un nuovo strumento all'interno di ScoreTrend. Questo è l'XG Trend Calculator. L'XGOL è una statistica molto utilizzata da scommettitore e da sport trader e questo calcolatore ci dà una marea di possibilità e opzioni. Abbiamo la matrice di Poisson, dei risultati esatti calcolati in tempo reale con l'XG, che serve soprattutto per quelli che fanno i correct score. Poi abbiamo le quote calcolate e quindi si vede se c'è un valore sia del mercato 1x2 sia della linea del gol. Può essere utilizzato sia pre-match che live, perché durante i live tutti i valori si vanno ad aggiornare in tempo reale in base al valore degli X-Goal. Quindi tutto quello che vedete all'interno di questo fantastico strumento è calcolato in base ai valori degli X-Goal. L'XGOL Trend Calculator è disponibile negli abbonamenti di ScoreTrend, quindi lo potete utilizzare con l'Advanced, il Professional e l'Essential. Poi adesso lo potete utilizzare senza problemi. Poi vediamo se questo strumento sarà a parte. Questo perché? Perché altrimenti con tutti gli strumenti che abbiamo dato, che sono eccezionali, tutti messi dentro, uno non dà il valore che deve dare anche a questo strumento. Per esempio, chi fa solamente strategie corrette score potrebbe utilizzare solamente questo strumento perché ha veramente tante informazioni ottimali. Questo strumento che abbiamo aggiunto, così come i volumi, non è che vanno a sostituire tutto quello che c'è prima, che abbiamo fatto sino adesso. È uno strumento aggiuntivo, è un'arma in più che abbiamo al nostro arsenale per poter andare ad analizzare in maniera perfetta tutto. Quindi tutti questi strumenti si aggiungono come tanti piccoli tasselli per avere l'analisi migliore di tutti in tempo reale. Poi stiamo vedendo di poter unire il tutto con un sistema automatico che a breve faremo. Quindi andiamo subito a vedere come funziona. Ok, questo è il valore degli X-Goal. L'abbiamo inserito, l'ho fatto inserire perché durante questi giorni che ho dovuto, che l'ho provato, mi sono reso conto che andava messo all'interno di una finestra. Quindi da adesso, da oggi pomeriggio, troverete, vedete qui sopra, qui vicino a statistiche live, eventi, XG Trend. Ci cliccate sopra e avete questa matrice che adesso vi spiego. Ovviamente, tutti questi valori ce li avremo solamente se c'è il valore dell'X-Goal. Quindi l'X-Goal è una statistica che viene mandata dai provider e non c'è per tutti i campionati, c'è per i campionati principali, ovviamente Serie A, Premier League, tutti questi campionati ce l'hanno, ma dove voi vedete 0, non vedete niente, è perché non c'è il valore dell'X-Goal. Quindi tenete presente questo, come lo potete vedere se andate sulla parte live centrale, perché ha l'X-Trend, quando c'è l'X-Trend ovviamente c'è anche l'X-Goal e ce l'avete. Quindi andiamo qui sopra, ecco, lo trovate sia qui sopra che lo volete vedere diciamo molto più grande, andate su espandi evento, cliccate e lo trovate qui sopra XG. Vedete? Ed è messo in questo modo, c'è la matrice più larga. Io ripeto, lo preferisco 1000 volte qui dentro perché è più compatto e soprattutto, vedete, c'è il cursore laterale, la barra laterale, vi scorre, avete il grafico, avete i tiri in porta, i tiri fuori porta, avete il valore del GT, avete il valore della SOD e potete scorrere e vedervi questi mentre vi vedete il grafico. È qua la differenza, è qua che ScoreTrend fa la differenza con tutti, perché noi ScoreTrend, il primo utilizzatore sono io. Quindi io ho fatto uno strumento che durante il live mi possa permettere di vedere tutte le informazioni che mi servono, altrimenti se è nell'espandi evento, che per carità se volete analizzare bene una partita ce l'avete di là, ma durante il live se l'avete qui sopra potete scorrere tutte le partite e vedere velocemente la matrice, altrimenti di là diventa più complicato. Allora, vediamo subito come funziona. Allora, adesso questa è una partita che è già giocata, ho preso l'esempio Udinese-Fiorentina di ieri.
Quando è live, qui sopra vedrete decimo, quindicesimo, e ve lo farò vedere tra poco, e avete i valori live, ok? Quindi come funziona? Qui sopra, come vedete, abbiamo il minuto, abbiamo i valori dell'XG, ok? Questi valori, poi sotto abbiamo l'analisi dei vari valori dell'XG. Abbiamo, vedete, l'XG medio dell'Udinese, della Fiorentina, poi c'è quello proiettato perché facciamo una proiezione durante il tempo reale. Qui sotto ci dà i valori, vedete, l'XG medio, gol fatti, gol subiti, ci dà tutti i valori dell'XG, alcuni sono calcolati da noi, sono tra virgolette valori nuovi. Vi consiglio di analizzare, di seguire un determinato numero di partite e vedere come si comporta lo strumento, e vi renderete conto che è tanta roba. Però prima di tutto cercate di vedere alcune partite e di analizzarlo, così vi rendete conto. Poi c'è una proiezione, vedete qui sopra, vi dà una specie di pronostico con la proiezione che il sistema, in base ai valori che ha, vi dà di un determinato mercato. Qui sotto, vedete, c'è la probabilità di vittoria delle due squadre. Adesso queste sono le partite finite, però anche ieri sul live vi dava questi valori e vi dice, per esempio, vedete la probabilità di vincita dell'Udinese, del pareggio della Fiorentina, sempre sono calcolati con i valori degli X goal. Tenete presente che tutti questi valori sono calcolati con i valori degli X goal in tempo reale. Ci dà la probabilità di over, di under. Ripeto, se siamo al 30esimo, al 40esimo, ve lo dà sulla partita finale con i valori di quel momento lì. Proiezione dell'X goal, e vi dà, vedete, la velocità dell'X goal al minuto. Quindi man mano che si gioca lui fa il calcolo e vi dice qual è il valore dell'X goal che sta crescendo minuto per minuto. Vi fa la stima, ok? E il gol atteso rimanente sempre durante il live. Qui sopra ci sono le statistiche per squadra, vedete, vi dice il valore stimato, il valore dell'X goal in questo momento, quello esatto, e tutti questi valori. Poi qui sopra ci sono i valori 1x2 e del mercato over e under della linea del gol principale, e vi dice se c'è un edge, se c'è una value bet o non c'è. Qui sotto c'è l'analisi combinata, e poi ho fatto inserire, vedete qui sopra, vi dà linea 2,5 equilibrata, vi dice storico 2,38 gol a partita. Beh, ne ha fatti 3, di cui l'ultimo gol proprio sul finale a tempo scaduto. Qui sotto ci sono le ultime partite delle due squadre, vedete la grafica che è anche molto carina, potete scegliere le ultime 6, 8, 10 a salire, casa, trasferta, tutte, potete scegliere anche le varie competizioni. Quindi mentre guardate la partita vedete le ultime partite fatte dalle varie squadre. Di default è casa e trasferta, e vi dice i gol, diciamo, se c'è stato, qual è il trend del gol. Noi siamo score trend, questo è l'IG Trend Calculator, e i nostri strumenti vi danno il trend. Qui sotto la matrice di Poisson, tantissima roba per chi fa i risultati corretti, per chi fa l'under, per chi fa quello che vuole, è ottima. Vi calcola questa matrice in base ai valori degli X goal in tempo reale, vi dà la proiezione. Vedete qui sopra, mentre eravamo qua e durante la partita, questi risultati più probabili, poi l'ultimo gol ha fatto sul finale, era una probabilità, vi dava del 6,4. Quindi man mano che si sta giocando, questa matrice si aggiorna e vi dà risultati più probabili. Vi garantisco che funziona, perché lo seguite in questi giorni durante il live. Poi è chiaro che se stanno giocando poco e ti fanno 6 gol in 2 minuti, non è che qui lo possiamo prevedere, ok? Però statisticamente, ripeto, la matrice di Poisson con gli X goal è tanta roba. Qui ci sono le fasce degli X goal, questa è una cosa nostra. Ci sono le varie fasce, vedete, con le varie percentuali degli X goal che abbiamo calcolato con i nostri valori nel database. Questo è il momentum, vi fa vedere come la variazione degli X goal di entrambe le squadre, vi fa vedere come sta salendo o scendendo, come sta salendo velocemente per una delle due squadre. Infatti questi, diciamo, che si chiamano pressure alert, cosa sono? Il sistema vi dice qui sopra, ve lo scrive, quando c'è stata una variazione
una variazione molto veloce del valore di XG in in un determinato tempo ristretto, e se è sopra o sotto la media. Vedete qui sopra, per esempio, fascia 30-45, il gol 0,13 sotto la media, ok? E vi dice se ci sono dei valori che sono sopra la media o sotto la media di una determinata squadra. Quindi io vi suggerisco questo strumento di andarlo a utilizzare come pressure alert. Sono tanta roba, vedere i grafici del momento, andare a vedere questa parte delle fasce, la matrice di Poisson. Questo mi piace molto perché è molto immediato, l'ho fatto mettere io, sono risultati così vi rendete subito conto che hanno fatto le squadre. Ma ce l'avete? Uno mi dice, ah, ma io sono anche su un altro sito. Sì, ma quando sei in tempo reale e ti stai vedendo il grafico o ti arriva un alert, un conto che tu clicchi qui e ce l'hai subito accanto alla partita. È questa che fa la differenza. E qui sopra ci sono tutti i valori, e anche questa parte qui sopra, ripeto, è molto utile perché ci dà un'idea di quello che sta accadendo durante la partita. Dovete usare questo strumento in unione con gli altri, quindi vi arriva l'alert, andate a vedere per esempio il multichart, andate a vedere la SOD, l'Xtreme, il GT, e poi andate a vedere questo. È uno strumento aggiuntivo che si va ad unire a tutti quelli che abbiamo. Adesso prendiamo una partita live, per esempio questa qua. Fatemi vedere che cos'è questa qua. Siamo al 77esimo, questo c'è stato poco movimento, però qui sopra non ce ne stanno altri, mi sembra. Quindi andiamo a vedere questa partita e vedete, qui siamo al 77esimo e qui sopra, vedete, si aggiornano tutti i valori in base al mercato. Infatti vi dice, adesso vi dà la probabilità di uscita, e siamo all'82,2% dell'under 0,5 al 77esimo minuto per questi valori dell'XG che abbiamo. Una partita, vedete, che sembra molto morta con valori molto bassi. Hanno fatto un tiro in porta e un tiro fuori porta, quella che gioca in trasferta, e ovviamente vedete qui sopra la probabilità away è il 37%, il pareggio è 38,6, quindi è più probabile il pareggio, e quella di casa è il 22%. Però ovviamente qui sopra hanno fatto veramente poco e c'è poco di andare a analizzare. Qui sopra c'è la stima, vedete, della proiezione degli X goal, vedete l'X goal totale, X goal atteso, la velocità vedete che è molto bassa, la velocità degli X goal al minuto. Qui sotto ci sono le statistiche di squadra e qui le varie 1x2, e qui sotto vedete la matrice di Poisson che adesso vi dà il 26,2 di uscita del risultato e lo 0,1 il 20,6. Ovviamente vedete che è più spostato su quella che gioca in trasferta, perché l'unica che ha fatto un tiro in porta, un tiro fuori, questa. Però questa partita, ripeto, stanno facendo niente, e quindi no, poco valore per andare a vedere. È uscito qui sopra qualche, tra virgolette, alert, però vedete pochissima roba perché stanno facendo poco. Suggerisco ovviamente di andare a fare trading sulle partite principali, di andare a lasciare stare partite del cavolo. Per esempio questa qui è la Champions League Elite, al valore che ha. Mi raccomando, concentratevi sui campionati principali, andatevi a concentrare su partite tra virgolette più serie, dove le squadre giocano e poi vince, tra virgolette, chi è quella più forte in quel momento lì. Ho fatto anche un video che vi ho detto che adesso è più difficile fare analisi per match perché si gioca ogni 3 giorni. Il motivo è quello lì. Ieri sera Real Madrid, avete visto, ha perso 0-1 col Getafe. Ditemelo un po', pre-match, tra virgolette, chi l'aveva previsto. Poi chiaramente che le squadre devono giocare e ci sta anche che Real Madrid perda, però diciamo pre-match uno si aspettava la vittoria del Real Madrid. Live, se avete seguito un po' la partita live, dopo che hanno fatto quella, sì, sono arrivati degli alert, però il Real Madrid ha fatto veramente poco. Io vi dico la verità, l'ho fatta negli ultimi 5 minuti, ho detto, gli danno il rigore, la buttano dentro, un gol lo fanno, ma sono entrato con veramente poco e non gli davo molto credito, però l'ho fatta proprio alla fine. Non mi sono ben azzardata di farla all'inizio, avevo già fatto tutta la giornata, avevo già fatto ottimamente, e di conseguenza ho detto va bene, andiamoci a buttare un micro stake sul finale. All'84esimo, 85 sono entrato. In genere a Real Madrid il rigore poi glielo danno, stavolta non gliel'hanno data, anche perché non è che hanno giocato un po' verso la parte centrale, ma poi dopo non hanno giocato,
e di conseguenza, come avevo fatto il video dell'analisi per match, che infatti uno stamattina mi ha risposto a un commento proprio su quel video, mi ha detto guarda ieri sera Real Madrid, e cosa ho detto? Si gioca ogni 3 giorni, capite che i risultati possono essere anche questo. Ecco perché è fondamentale guardare il live, ecco perché è fondamentale, questi strumenti ci danno una mano durante il live e perché ci aiutano a capire come le due squadre stanno giocando. Troverete l'X-Goal Trend e Calculator nel pomeriggio, che ha l'abbonamento, ripeto, Professional, Essential ed Advanced lo può utilizzare per il momento, poi vedremo cosa fare. Intanto stiamo lavorando per i volumi, ok, è già tutto fatto, il problema dei dati l'abbiamo risolto alla grandissima, adesso stiamo facendo tutta la parte grafica e degli scanner per tutti, e poi stiamo già lavorando per la nuova piattaforma degli alert live, live, dico live, ma ci saranno le quote, ci saranno i volumi e ci saranno anche le statistiche pre-match. Poi abbiamo una sorpresa e cerchiamo di fare un qualcosa di straordinario. Cercheremo di fare l'alert che va a prendere dalle mie indicazioni e durante il tempo reale vede tramite le mie indicazioni di fare determinate cose per far arrivare l'alert con il mercato, quindi entra over 0,5 HT con la quota in un determinato momento. Stiamo lavorando anche per quello. Vi saluto, ciao a tutti da Gianluca Landi e al prossimo video.